Se vi capita di passeggiare sulle coste rocciose del Mediterraneo, non potete sicuramente ignorare le immense distese di asfodeli. Considerato da sempre il fiore degli inferi, l'asfodelo gode in Italia di una lunga tradizione etnobotanica. Venne citato addirittura da Omero nell'Odissea. Indi ai vestiti da sfodelo immortale, inferni prati giunser, dove soggiornon degli estinti le aree forme e i simulacri ignudi. Egli divise infatti il mondo dei morti, nel Tartaro in cui risiedevano i malvagi, i campi elisi in cui risiedevano i buoni, i prati di asfodelo in cui si aggiravano le ombre dei defunti. La sua associazione al regno dei morti è dovuta al fatto che probabilmente i suoi fiori bianco pallido ricordassero il colore spettrale delle anime. È usanza lasciare sulle tombe dei defunti dei mazzi di asfodelo, oppure preparare corone di fiori di asfodelo da offrire in dono a Persefone e agli dei degli inferi. Veniva coltivato inoltre sulle tombe perché era diffusa la credenza che i morti se ne cibassero. Come testimonia il poeta greco Esiodo, i tuberi dell'asfodelo erano considerati un alimento povero ma nutriente. Secondo Plutarco, anche Pitagora ne era ghiotto. Da Teofrasto abbiamo testimonianze in cui poteva essere servito assieme ai fichi, mentre da Plinio che poteva essere cotto nella cenere e condito con olio e sale. Inoltre sosteneva che le piante venissero coltivate davanti alle porte delle case e il tubero, servito in infuso, veniva usato come ricostituente, mentre se pestato ed deglutito era utile ad alleviare il dolore ai nervi e quelli reumatici. I semi messi nel vino, a suo dire, erano utili per i morsi di serpenti. I fusti di asfodelo hanno una grande importanza per la tradizione sarda della cesteria, tant'è che vi è dedicato un intero museo. Una tradizione antica, tutta femminile, che viene tramandata tuttora, ma sta ahimè scomparendo, sia per lo scarso interesse da parte dei giovani nell'imparare quest'arte, usato dallo scarso rientro economico, sia per l'avvento di altri materiali che rendono i prezzi più accessibili al pubblico. Ma oltre che per la cesteria, l'asfodelo in Sardegna è molto importante anche per la produzione del miele, un prodotto ormai raro e dal sapore delicato. I tuberi amidacei venivano un tempo anche utilizzati per produrre collane, per la rilegatura di libri e selle, ma anche in distillazione per la produzione di alcol. Come abbiamo visto, è una pianta che è stata utilizzata a livello etnobotanico in ogni sua parte, ma è anche completamente commestibile. Oltre ad essere ottima fonte di foraggio per gli animali da pascolo, i giovani germogli possono essere consumati cotti alla brace, al forno o in padella, come se fossero dei porri. Hanno infatti un sapore che lo ricorda, ma molto più delicato e con note di asparago. Ma bisogna fare molta attenzione, in quanto l'asfodelo svolge sia una funzione antidiarroica che lassativa. Infatti, fin dall'antichità veniva utilizzato per entrambi questi scopi e solo oggi questa sua ambivalenza ha avuto una risposta scientifica. Svolge infatti sia un'azione spasmolitica che spasmogena, in grado di regolare la motilità dell'intestino. La presenza di antrachinoni ha mostrato un'attività lassativa in grado di aumentare la motilità intestinale e le secrezioni. Al contrario, la sua attività antidiarroica può essere attribuita agli alcaloidi, ai tannini e ai flavonoidi presenti nella pianta, proprio perché questi composti fitochimici diminuiscono la motilità intestinale e le secrezioni. Oltretutto, l'asfodelo ha proprietà antimicotiche e antibatteriche. Questo può essere un altro fattore che gli attribuisce proprietà antidiarroiche. Essendo questi composti idrosolubili, è possibile assumerlo come infuso o semplicemente consumarlo in cucina per ritrovare la regolarità intestinale. A differenza dei farmaci antidiarroici e lassativi, che molto spesso causano l'effetto contrario, l'asfodelo può bilanciare la motilità intestinale, contrastando allo stesso tempo azioni depressive e stimolanti indesiderate. Oltre ai germogli fogliari, si consumano anche i giovani fusti prima della fioritura a mo' di asparagi, anch'essi con le medesime funzionalità fitoterapiche. Inoltre, gli estratti delle radici tuberose hanno dimostrato che l'asfodelo possiede attività inibitoria della tirosinasi e della lipasi, il che lo rende un potenziale alleato per la cura dell'iperpigmentazione cutanea, per l'obesità, oltre che un ottimo antiossidante. Anche i fiori
che hanno un sapore che ricorda l'asparago, vengono studiati per i loro possibili effetti antitumorali. Stiamo però attenzione quando andiamo a raccoglierlo a non confonderlo con le piante del genere Drimia, in particolare con la Drimia marittima, pianta molto tossica conosciuta come cipolla di mare, il cui bulbo viene addirittura utilizzato come topicida.